Buongiorno a tutti, io sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Ne abbiamo un bisogno disperato, ma quanto è rara purtroppo. Sta quindi diventando sempre più preziosa. È ormai così indispensabile che il mondo si fermerebbe senza. Chi ce l'ha se la tiene stretta, chi non ce l'ha compra l'eccedenza di altri a carissimo prezzo. È ormai causa frequente di guerre e di scontri commerciali e tutti ne cercano disperatamente nuove fonti. Qualche idea su quale parola ci soffermeremo oggi? Oggi vorrei parlare della parola energia, che si accompagna a quella celebre grandezza fisica, il Joule, sulla quale il mondo di oggi è costruito. Vediamola insieme. Tutto inizia con Prometeo, che sottrae il fuoco a Zeus per donarlo all'umanità. Prometeo la paga cara, ma permette all'uomo di avere tra le mani uno strumento prodigioso, molto più potente delle braccia. Ci si scalda, si cuoce la carne, si fondono i metalli. Muscoli e fuoco allora, meno male. Basta inventare la ruota adesso per aiutare i muscoli. Ci pensano i mesopotamici, nel 6000 a.C. Così gli schiavi possono darsi da fare coi remi, far girare ruote e carrucole. E quando manca l'energia degli schiavi, che scorra acqua nelle macine e soffi vento nei mulini. Fuoco, dicevamo. Serve quindi legna e carbone vegetale, per secoli. Sono facilmente reperibili e costano poco, per l'efficienza vedremo. Ma ora che le città del 1500 vedono crescite demografiche stratosferiche, che fare? Carbone e legna scarseggiano ormai. E poi ci sono le attività manufatturiere che richiedono sempre più energia. E allora al posto del carbone di legna, che costa carissimo perché se ne trova sempre meno, via all'estrazione del carbon fossile nelle miniere. E poi nel 1769 quello scozzese di James Watt che si inventa la macchina a vapore e dice che i cavalli vapore sono meglio dei cavalli. Carbon fossile, non finire, ti prego. Tra l'altro a fine 800 nascono elettricità e macchine elettriche, quindi le emissioni da carbone salgono in maniera esponenziale. Chi non ha carbone si butta sull'idroelettrico, come l'Italia, che a inizio Novecento è prima in Europa. Per il carbone si fa la prima guerra mondiale, per accaparrarsi i giacimenti della Ruhr. Poi nasce il motore a scoppio, nel 1886. Tutti ora vogliono il poco conosciuto petrolio, che diventa subito oro nero, e le guerre tra compagnie petrolifere, dittature e oligarchie non si contano più. Negli anni 70 del Novecento l'energia nucleare così conveniente sembra la soluzione, ma poi è giudicata troppo pericolosa. Che disastro quello di Chernobyl, e poi l'altro ieri quello di Fukushima. Oggi si punta tutto sulle energie rinnovabili. Sole, vento, acqua, idrogeno, biomasse, geotermia. Dateci una mano, vi prego. Ma ci siamo mai chiesti che origine abbia questa parola così potente e desiderata, energia? Con grande intuizione l'antica lingua greca foggia la parola, facendo convolare a nozze un avverbio che prevede un'inclusione, con un sostantivo operoso come pochi. L'avverbio è en e significa in, dentro. Il sostantivo è ergon, che vuol dire lavoro, opera, azione. Lavoro dentro dunque, ma cosa significa? Aristotele ipotizzava uno scopo nella natura di tutti i corpi. La pioggia cade perché deve realizzare il suo fine, quello di irrigare le piante. Energeia per il filosofo era dunque azione, lavoro in atto, capacità intrinseca di agire, l'essere in azione di un corpo verso il suo fine. E questo finalismo rimase radicato sino a Galileo, che tra la fine del 1500 e la metà del 1600 ruppe con la dottrina di Aristotele. Galileo cominciò a privilegiare la relazione reciproca tra i corpi, le misure di tempo e spazio nei processi fisici. Con Newton poi nel 1700 nacque il concetto di forza. I corpi si muovono per effetto di interazioni reciproche, le forze, senza che ogni moto segua una finalità specifica. Il concetto di energia, però,
restò ancora oscuro per molto tempo, sino a quando Leibniz intuì l'esistenza dell'energia potenziale dei corpi, presente anche in assenza di azione, sino a quando Coriolis, nel 1829, imprigionò l'energia cinetica dentro una formula matematica. La parola energia trovò posto in modo sistematico nella letteratura scientifica solo a partire dalla fine del XIX secolo. Oggi con energia intendiamo l'attitudine a produrre qualsiasi movimento o attività, la capacità di compiere lavoro. L'energia può assumere tantissime forme, le più conosciute: energia cinetica e potenziale, elastica, meccanica, chimica, elettrica, termica, nucleare. Le diverse forme di energia possono essere trasformate l'una nell'altra, ma durante ogni trasformazione una parte di energia viene inevitabilmente trasformata in energia termica, cioè si produce calore, con perdite spesso considerevoli. Quando allora cerchiamo di fare nostro quel concetto così complesso che è l'energia, intesa ora in senso più astratto come vigore muscolare o risolutezza d'azione, ora in modo più concreto come attitudine a compiere un lavoro, torniamo per un attimo all'antichissima etimologia della parola energia, che sembra quasi stare lì a ricordarci, come da sempre ciascun corpo possieda una capacità intrinseca di agire, sia pronto per natura all'azione, racchiuda del lavoro dentro di sé.